Paesà è un film assolutamente speciale e in questo video cercherò di spiegarne l'importanza storica, l'originalità e perché è reputato da molti registi e da molti critici uno dei più grandi film di tutti i tempi. Ma come sempre è necessario iniziare dalla ideazione e realizzazione di questo film per inquadrarlo nel panorama del cinema del dopoguerra. Quando nel settembre del 1945 Roma città aperta viene presentato al pubblico, Rossellini sta già lavorando al suo film successivo. Vi ho già parlato di Roma città aperta, della sua produzione travagliata e quasi miracolosa e di come sia il film che più di ogni altro ha rappresentato una svolta per il cinema italiano e mondiale nel momento in cui crollava il nazifascismo. Dopo la descrizione dell'occupazione nazista, Rossellini vuole fare un film sulla liberazione da parte degli alleati e insieme sulla lotta partigiana. Roma città aperta aveva richiamato da subito l'attenzione di un produttore statunitense e Rossellini pensa quindi ad un film che sia ancora più interessante per gli americani, che li veda direttamente coinvolti nella storia raccontata. Da qui l'idea di narrare le storie di 6 soldati americani dopo lo sbarco degli alleati in un film che ampli la portata del racconto, passando quindi dalla resistenza romana a un affresco generale del processo di liberazione dell'Italia. Rossellini si avvale in gran parte degli stessi sceneggiatori di Roma città aperta, Sergio Amidei, che scrive anche il soggetto, e Federico Fellini. A questi si aggiungono autori come Klaus Mann, figlio di Thomas Mann, Vasco Pratolini e altri. Il regista sente soprattutto che è il momento di liberare ancora di più il suo cinema, di slegarsi dai vincoli e dagli schemi narrativi tradizionali che ancora erano presenti in Roma città aperta. Roberto Rossellini, lo dico per tutti quelli che non avessero ben chiaro di chi stiamo parlando, è stato uno dei più importanti registi a livello mondiale. Se dovessi identificare la sua qualità più grande, forse dovrei dire l'istinto unico nel captare con la massima capacità di sintesi la realtà umana, sociale e politica del tempo, senza dare mai l'impressione di seguire un'ideologia, lasciando allo spettatore il compito di arrivare ad un giudizio su quello che gli viene mostrato. In questo modo l'intensità delle situazioni raccontate raggiunge livelli straordinari. Siamo di fronte ad un'autenticità inedita al cinema, autenticità di personaggi, di ambientazioni e soprattutto di emozioni. Sotto l'occhio della cinepresa di Rossellini, la realtà acquista una nuova dimensione. I suoi film costituiscono il passaggio fondamentale dal cinema classico al cinema moderno. Rossellini ha posseduto questo talento unico, questo intuito eccezionale, reso ancora più forte dall'essere fondamentalmente un autodidatta che ha imparato sul campo il mestiere del cinema, rifiutando le accademie e le forme narrative tradizionali ed essendo capace di anticipare i tempi e muoversi sempre in una sorta di avanguardia espressiva. A queste caratteristiche di regista si univano un carisma personale e una voglia di scoprire e sperimentare che ne facevano un grande trascinatore. Questa capacità di sperimentare e ricercare nuove strade gli ha fatto precorrere i tempi, diventando un punto di riferimento per molti altri registi. Con Paesà inventa un film che è di finzione, ma è girato come un documentario di guerra, senza attori professionisti, in ambienti reali, improvvisando giorno per giorno durante le riprese. Come nel caso di Roma città aperta, il risultato è qualcosa di straordinario, qualcosa che non si era mai visto prima sugli schermi. Paesà è l'opera che più di ogni altra mette in pratica l'idea rosselliniana di cinema neorealista e di tutto il cinema neorealista italiano in generale. Il metodo di Rossellini nel realizzare i film potrebbe essere accostato a quello che oggi è il cinema indipendente e ispirerà i registi della Nouvelle Vague francese. Uno dei primi elementi che spiccano è l'utilizzo quasi esclusivo, come ho detto, di attori non professionisti o comunque sconosciuti al grande pubblico. Mentre in Roma città aperta, a fianco di qualche attore improvvisato, c'erano ancora dei grandi nomi dello spettacolo italiano, come Anna Magnani e Aldo Fabrizi, in Paesà la componente divistica è completamente superata dall'utilizzo di persone comuni, scegliendole letteralmente nei luoghi dove si girava. Questo significava prima di tutto una perfetta aderenza dei volti alle situazioni raccontate e il fatto di prendere delle persone e farle recitare nel loro ambiente abituale crea una grande sensazione di realismo.
È un film a episodi e questo nel 1945-46 era un fatto eccezionale. Oggi suddividere un film in più storie è assolutamente comune, ma all'epoca Paesà è stato praticamente il primo film a episodi indipendenti, in cui cioè le varie storie sono autonome fra loro, con personaggi sempre diversi, restando però perfettamente unitario nello stile e nelle tematiche di fondo. Le riprese fuori dagli studi, gli attori non professionisti, la quasi contemporaneità delle storie affrontate sono elementi chiave nel definire la corrente neorealista del cinema. In più, Rossellini rifiutava di sentirsi legato alla sceneggiatura e la usava come una semplice traccia, una scaletta su cui improvvisare giorno per giorno. Le riprese iniziano nel gennaio del 1946 e durano circa 6 mesi, da gennaio a giugno, un tempo lunghissimo, praticamente il doppio rispetto ai grandi film hollywoodiani dell'epoca. È un viaggio avventuroso alla scoperta dell'Italia come non era mai stata descritta al cinema e come forse nessuno l'aveva mai vista anche al di là dei film. L'Italia era semidistrutta, i mezzi di trasporto precari, spostarsi da nord a sud e viceversa implicava giorni e giorni di viaggio. Roma città aperta era una descrizione dell'oppressione nazifascista e della lotta partigiana a Roma. Qui il panorama si amplia a tutta l'Italia, dalla Sicilia alle paludi del nord. Come pochissimi altri film, Paesà riesce a cogliere il rapporto fra tragedia individuale e dramma collettivo, facendo risaltare sia il contrasto tra barbarie nazifascista e lotta per la libertà, sia una serie di conflitti fra i personaggi e fra le società italiana o americana che essi rappresentano. La progressione drammatica è costruita sulla contrapposizione di questi due mondi, non solo diversi per mentalità, ma anche per i valori che esprimono. L'incompressione iniziale via via si tramuta in fratellanza, al di là delle differenze di lingua, di pensiero, di fede, eccetera. Paesà è il più grande film sulla campagna d'Italia e sulla guerra di liberazione dal nazifascismo, ma sarebbe riduttivo definirlo solo un film di guerra o solo un film sulla resistenza. È soprattutto un grande dramma epico in cui la risalita geografica dell'Italia corrisponde a una risalita morale collettiva. Naturalmente non c'è nulla del film bellico tradizionale, tantomeno della retorica guerresca dei film di epoca fascista. L'istinto di Rossellini per i personaggi e per le situazioni gli permette di selezionare, scarnificare, togliere tutte le sovrastrutture retoriche dei film di guerra e rivolgere l'attenzione su quelle che sembrano situazioni banali, che poi all'improvviso diventano rivelatrici dei drammi umani che la guerra comporta. Protagonisti, insieme agli italiani, sono gli americani. In realtà si tratta di una forzatura. Gran parte delle truppe che combatterono in Italia appartenevano all'impero britannico e ad un maresciallo inglese, Alexander, era stato affidato il comando delle truppe alleate nella campagna d'Italia. Ma ci sono due elementi da considerare: la volontà di coinvolgere maggiormente il pubblico statunitense dopo il successo di Roma città aperta e d'altra parte il ricordo delle truppe inglesi che non era affatto positivo, mentre i soldati americani erano stati molto più capaci di farsi benvolere dalla popolazione. Ecco allora che i militari britannici compaiono quasi di sfuggita nel film, venendo tra l'altro messi in ridicolo. Però gli inglesi, non americani. Già nel titolo del film c'è la mescolanza di due culture. Molti soldati statunitensi erano italo-americani originari del sud Italia. Gli alleati avevano strategicamente deciso di mandarli a combattere da noi per essere percepiti non come invasori, ma come amici che venivano a liberarci. Quando questi soldati incontravano gli italiani, spesso li chiamavano paesà e questo porterà ad identificare gli italo-americani proprio con questo soprannome. Il titolo quindi rimanda ironicamente ad una identificazione fra americani e italiani. Gli interpreti sono tutti degli sconosciuti, tranne Maria Michi, che si era vista in Roma città aperta nel ruolo della traditrice e che era la compagna di Sergio Amidei. Attori non professionisti quindi nel più perfetto stile neorealista. Il principio di base è quello della massima aderenza alla realtà del racconto, con un rifiuto quindi del tradizionale criterio di scelta degli attori in base alla bravura e o alla popolarità. C'è un'unità stilistica e tematica che unisce i vari episodi fra loro. Ogni storia è indipendente ma rientra in un'idea molto chiara fin dal principio. Gli episodi si aprono a conseguenze da veri reportage di guerra
che sono raccordate con le scene del film. La prima cosa da notare è questo passaggio dai documentari di guerra alla finzione, un passaggio che è quasi impercettibile, non avvertiamo mai la presenza di una regia, abbiamo l'impressione di essere vicini ai protagonisti, testimoni diretti degli eventi. Ma vediamo ora nel dettaglio, uno a uno, i vari episodi del film. Il tema di fondo del primo episodio è il caos, la diffidenza e l'impossibilità di comunicare tra gli abitanti del paese e la pattuglia dei soldati americani appena sbarcati. Questa difficoltà di comunicazione è uno dei temi chiave del film e sarà via via sempre meno presente per poi scomparire del tutto nell'ultimo episodio, come vedremo. C'è l'ostacolo della lingua, ma c'è anche una barriera di diffidenza quasi insormontabile. La guerra porta a distruzione e caos. Domina il buio, i protagonisti si muovono in percorsi labirintici. Gli spazi in cui agiscono i personaggi sono separati da ostacoli, c'è un continuo muoversi tra alto e basso. Sono dei labirinti verticali. Vedremo che lo stesso tipo di organizzazione dello spazio tornerà nell'episodio ambientato a Firenze, però in quel caso sarà la luce a dominare. Qui siamo ancora sprofondati in una notte in cui si fa fatica a vedere e metaforicamente è impossibile riconoscere gli altri, gli stranieri. All'inizio gli americani vengono presi per soldati tedeschi e anche quando ci si sforza di comunicare rimangono sempre la diffidenza e lo scetticismo dall'una e dall'altra parte. Sono due mondi che si incontrano per la prima volta. Il centro dell'episodio è costituito dal dialogo fra Carmela e Joe, l'unico momento in cui sembra realizzarsi una qualche forma di contatto umano. Il dialogo inizia all'insegna della diffidenza, come quando Carmela dice «Siete tutti uguali, voi, i tedeschi, i fascisti, tutti quelli che avete un fucile in mano». Ma poi entrambi iniziano un percorso di avvicinamento, cercando di superare le difficoltà di comunicazione. Il ragazzo americano fa l'elenco delle poche parole che conosce in italiano e poi inizia una buffa lezione di inglese alla ragazza. C'è tutta la curiosità adolescenziale, la voglia di conoscersi, sembra quasi l'inizio di una possibile storia d'amore, ma arriva bruscamente la svolta drammatica con l'uccisione di Joe. Qui bisogna sottolineare la novità tecnica di questo stacco dai due ragazzi al soldato tedesco, che oggi sembra normale, ma all'epoca non lo era affatto. È un montaggio assolutamente inedito, con un cambio di prospettiva che è fortemente disorientante, tanto che negli Stati Uniti la scena fu completamente rimontata perché avevano paura che gli spettatori non capissero niente di quello che stava succedendo. Il tema della verticalità, della separazione tra alto e basso, della salita e della discesa, ha il suo culmine con la caduta del corpo di Carmela uccisa, caduta che non vediamo ma che siamo lasciati a immaginare. Fino all'ultimo resta questa incomprensione, questa incomunicabilità di cui parlavo prima. Il gesto di vendicare Joe, che costa la vita alla ragazza, viene visto come un tradimento dalla pattuglia americana. E come vedremo, il sacrificio non riconosciuto è una delle tematiche ricorrenti nel film. Napoli subisce durante la Seconda Guerra Mondiale quasi 200 bombardamenti degli alleati. Muoiono dalle 20 alle 25.000 persone, in gran parte civili. Si calcola che in quel periodo metà della popolazione vivesse di stenti. Le condizioni di vita sono quelle che Napoli non conosceva dal Medioevo. Una volta giunti in città, gli stessi alleati rinunciano perfino a punire i reati minori perché si rendono conto che la gente preferisce finire in carcere e avere un pasto assicurato piuttosto che morire di fame per strada. I salari sono bassissimi, l'inflazione è galoppante, molti si dedicano al mercato nero piuttosto che impiegare la giornata per un salario comunque insufficiente a vivere. Il ruolo dei bambini nel cinema neorealista, ve ne ho già parlato a proposito di Roma città aperta, è quello di far vivere i drammi della guerra attraverso l'esperienza dei più deboli e indifesi in assoluto. Qui abbiamo una rappresentazione degli scugnizi, dei ragazzini di strada che diventano un simbolo della Napoli di quel periodo e sono uno dei più tangibili costi umani della guerra. Il piccolo Pascà è interpretato da Alfonso Bovino, anche lui scelto tra le persone che si radunavano attorno a ogni set. Intervistato moltissimi anni dopo,
dirà che non ebbe nessun problema nel girare quello che gli si vede fare nel film, elemosinare per strada, truffare o derubare i militari americani, perché erano le cose che faceva tutti i giorni durante l'occupazione alleata poco più di un anno prima. Il piccolo Alfonsino e Dutch Johnson sono una delle coppie di protagonisti più indimenticabili di tutto il neorealismo. Fulcro dell'episodio è l'arrivo dei due sul cumulo di macerie da cui il soldato ubriaco fa il suo monologo, prima esaltando se stesso vittorioso e accolto come un eroe in patria, poi constatando tristemente la sua condizione di nero americano destinato alla povertà e all'emarginazione. È un ritratto impietoso del sogno americano. In questo film Dutch Johnson è il primo attore nero che ha un ruolo da protagonista nella storia del cinema occidentale. Certo, esistevano film hollywoodiani in cui comparivano attori di colore, ma erano sempre ridotti a ruoli stereotipati e con connotati razzisti. Figure di contadini, mendicanti, maggiordomi, cameriere, pensiamo a Vie col vento. Nessuno si sarebbe sognato, nell'America bianca del 1946, di dare ad un interprete di colore una parte che metteva in risalto il problema del razzismo, così come vissuto dai neri americani. Quando venne visto negli Stati Uniti, il lungo monologo del soldato sulla montagna di detriti fu quasi scioccante. Era inconcepibile che un nero, per esempio, anche solo sognasse di entrare in un albergo di lusso, a bere champagne e mangiare caviale. Al cinema statunitense ci vorranno altri 10 anni circa prima di mettere in scena personaggi di colore ritratti in modo così umano e partecipe. Il momento culminante dell'episodio è il finale, in cui siamo portati dentro le grotte di Mergellina, dove i baraccati conducono una vita al limite del disumano. È un'immagine che richiama quasi un girone dantesco. L'espressione del soldato si fa cupa, non ha mai visto niente di simile nemmeno nei quartieri neri della sua città. Qui c'è una sequenza meravigliosa, forse la più toccante del film. Il soldato è sconvolto da quello che vede, chiede dei genitori, non riesce a reggere lo sguardo del bambino, si volta ancora a guardare lo spettacolo di squallore cui non riesce a credere, ma il ragazzino si fissa di fronte a lui e senza nessuna recriminazione, in modo assolutamente tranquillo e rassegnato, gli conferma quello che Joe ha già capito. Le bombe sganciate dagli alleati hanno ucciso anche i genitori di Pascal. Il soldato non riesce più a sostenere quella vista, lascia cadere gli stivali e fugge via. La ricerca di contatto visivo e umano da parte del bambino, che capiamo vorrebbe ritrovare una figura paterna, si contrappone all'incapacità del soldato di sopportare la verità che ha davanti agli occhi, ed è uno dei momenti più belli della storia del cinema. Per tutto l'episodio la comunicazione fra i protagonisti è quasi impossibile dal punto di vista verbale, ma è tutta nel contatto extraverbale, negli sguardi, nelle posture, nei gesti. La scena si chiude con il gesto istintivo del bambino che raccoglie gli stivali quasi come se volesse ridarglieli. Ma il film non lascia il tempo di commuoversi e ci riporta in viaggio verso nord. Il terzo episodio, ambientato a Roma, è quello più tradizionale dal punto di vista narrativo. È in realtà il risultato di un ripensamento. Rossellini, dopo la prima proiezione di Paesà alla Mostra del Cinema di Venezia, apportò dei tagli al film e rifece il montaggio, raccontando la storia di Fred e Francesca in un flashback, che è anche l'unico flashback di tutta la filmografia di Rossellini. La storia racchiude in pochi minuti uno dei capitoli bui dell'occupazione alleata, che si può dividere in una prima fase di euforia, con l'illusione che l'arrivo degli anglo-americani possa risolvere di un colpo tutti i problemi, e una seconda fase in cui predomina invece la disillusione nel constatare quanto sia lontana la riconquista di una vera libertà e quanto invece la presenza dei soldati stranieri incida sulla vita e sul degrado morale e sociale. Il fenomeno delle ragazze prostitute era solo uno dei tanti risvolti. La comunicazione sul piano linguistico fra i due protagonisti avviene senza grossi problemi, ma l'incapacità di capirsi rimane a un livello più profondo. Fred non riconosce la ragazza di 6 mesi prima perché ormai l'abitudine a incontrare solo prostitute gli ha reso impossibile vedere Francesca in modo diverso.
Nonostante la minore riuscita complessiva, proprio perché costruito narrativamente in modo tradizionale, è comunque un episodio importante. Il salto fra i due momenti descritti, divisi da soli 6 mesi, sembra segnare una distanza ormai incolmabile anche per l'opposizione fra il flashback che si svolge di giorno e il tempo presente in cui domina l'oscurità. Molti dettagli ci riportano alle atmosfere di Roma città aperta, non solo l'ambientazione romana, ma anche il ruolo di Maria Michi, che ripropone un personaggio perduto destinato alla sconfitta. Anche qui, come negli episodi precedenti, il finale arriva come una staffilata. Il gesto del soldato che strappa l'indirizzo con noncuranza rappresenta la fine di una illusione. Di nuovo, il sacrificio della ragazza si è rivelato inutile. Una curiosità, in questo episodio, confuso fra i figuranti, compare per la prima volta sullo schermo un giovane Federico Fellini, mentre sua moglie Giulietta Masina compare nell'episodio successivo in una scena girata a Roma sulle scale del condominio in cui lei e il marito abitavano all'epoca. Ma più importante è sottolineare il fatto che proprio con questo film Federico Fellini, che fino ad allora era stato soggettista e sceneggiatore, non fa più cinema solo attraverso la macchina da scrivere, ma inizia a lavorare sul set come aiuto regista. L'esperienza di Paesà sarà decisiva per la sua carriera, ma di questo parleremo nella seconda parte del video. Ambientato nell'agosto del 1944 e scritto con la consulenza di Vasco Pratolini, pieno di riferimenti a luoghi e personaggi reali, l'episodio fiorentino è un racconto emozionante con momenti da vero e proprio thriller. All'interno di un film costruito come un viaggio, è la tappa più movimentata, quasi un piccolo road movie, con spostamenti continui e continui incontri con nuove figure che accompagnano il tragitto dei due protagonisti attraverso le strade e i palazzi di Firenze. Di tutte le ambientazioni del film, queste sono sicuramente le più riconoscibili. Palazzo Pitti, il Giardino dei Boboli, il Ponte Vecchio, gli Uffizi, il Palazzo della Signoria, eccetera. Siamo in una Firenze sfregiata, spettrale, su cui dominano continuamente il pericolo e la paura. La straordinaria opposizione fra le immagini della battaglia disperata che si svolge strada per strada e la bellezza dei luoghi ne fa un capitolo estremamente suggestivo e carico di significati simbolici. Qui le difficoltà di comunicazione fra italiani e stranieri sono in gran parte superate. Harriet parla bene l'italiano e Massimo parla l'inglese, mentre nell'episodio precedente ancora c'erano difficoltà ad esprimersi nella lingua straniera. Il percorso che l'americana e l'italiano fanno insieme li porta a condividere i rischi. Sono amici, ma ancora non c'è una unità di obiettivi. Le loro motivazioni, trovare Lupo, ritrovare i familiari, sono diverse ed entrambi si pongono in opposizione agli interessi dei gruppi partigiani che in ogni modo cercano di convincerli a non proseguire. Per tutto questo percorso labirintico, il dramma aleggia su Harriet e Massimo, fino ad esplodere nel finale con l'uccisione del partigiano e la notizia della morte di Lupo, che arriva come una conclusione inaspettata ma inevitabile. Girato in realtà a Maiori, così come l'episodio siciliano, il quinto capitolo è stato definito l'occhio del ciclone del film, un episodio dall'atmosfera sospesa fuori dal tempo, in cui la tragedia della guerra si fa più lontana, quasi inavvertibile, un momento di pausa prima dell'ultimo episodio, il più tragico e disperato. Il racconto è dominato da un'ironia di fondo che rivela in più punti la penna di Federico Fellini, la sua capacità di ironizzare anche ferocemente sulla religione e sulla chiusura mentale che spesso ne deriva. Come nei primi episodi del film, siamo posti di fronte a due mondi che vengono a contatto per la prima volta. Qui le barriere sono soprattutto culturali e religiose. I frati sembrano quasi rinunciare a conoscere ciò che sta succedendo intorno a loro. L'incontro con la modernità, che arriva come una navicella aliena, non riesce a scalfire l'intolleranza e il pregiudizio, ma lo sguardo finale di Rossellini è orientato come sempre a comprendere umanamente i vari punti di vista. Va sottolineato che l'ambientazione, le atmosfere e in parte anche gli interpreti
sono gli stessi che Rossellini userà qualche anno dopo nel suo bellissimo film dedicato alla figura di Francesco d'Assisi. Dopo l'episodio nel convento, il più rilassato e ironico, il finale si fa ancora più duro e agghiacciante rispetto al resto del film e non concede nulla né al tono spettacolare né a quello trionfalistico tipico dei finali di tanti film di guerra. È stato definito uno strazio gelido. La circostanza storica intorno alla quale si snoda l'episodio è il cosiddetto proclama Alexander del 13 novembre 1944, con cui il comandante delle forze alleate nel Mediterraneo dava l'ordine alle formazioni partigiane di cessare le operazioni. Qui, più ancora che negli altri episodi, la sceneggiatura non esiste. La storia viene filmata giorno dopo giorno, ricostruendo i racconti dei partigiani e degli abitanti dei luoghi in cui viene girata. Non c'è nemmeno più bisogno di introdurre l'episodio con immagini di repertorio. La finzione e la realtà sono diventate tutt'uno. Si inizia con quel cadavere galleggiante sul fiume, un'altra delle tante immagini dei film di Rossellini entrate nella storia del cinema. Il partigiano ucciso che discende lungo il Po, accompagnato quasi come un corteo funebre dalle donne e dai ragazzini radunati sugli argini, segna la comunione fra i partigiani e la gente comune, diventa il simbolo di una guerra in cui la storia di ognuno è la storia di tutti perché le sofferenze e le speranze sono le stesse. Tutto l'episodio è basato visivamente sul rapporto fra acqua e cielo. Se il primo episodio era incentrato sulla verticalità, qui lo sviluppo è orizzontale, con la macchina da presa abbassata fra le barene e i canneti. A differenza dei primi episodi, in cui tutto sembrava svolgersi all'insegna della difficoltà di comunicare, qui i partigiani e i soldati americani si capiscono perfettamente parlando gli uni in italiano o in dialetto veneto e gli altri in inglese. La loro battaglia è una comunione di intenti e aspirazioni. Italiani e americani sono alla fine fraternamente uniti, come dice la voce narrante. Più ancora che in precedenza, il dramma qui è collettivo, sono tutti uguali nella vita e nella morte e pronti al sacrificio gli uni per gli altri, anche se consapevoli dell'impossibilità di sfuggire ai tedeschi.